Nel 1919 un prete spagnolo chiamato Miguel Assin Palacios pubblica un libro dal titolo L'escatologia islamica nella Divina Commedia. La tesi è semplice. Dante, nel scrivere il suo poema, si è ispirato al viaggio notturno di Maometto in paradiso, il Miraj. È una tesi che lascia un po' sorpresi, scandalizzati perfino. Come può il cantore della cristianità medievale essere stato ispirato da delle fonti islamiche? E perché no? Non è forse stato ispirato anche da fonti pagane? Non è forse stato ispirato anche da Omero, da Ovidio, da Orazio, da Virgilio, al punto da, questo ce lo ricorda Veronica Albi, da fare dell'Eneide una sorta di proto-vangelo che salva il poeta romano Stazio. Aicin Cantolu, la traduttrice in turco della Divina Commedia, descrive Dante come un'ape che raccoglie il suo nettare tra mille fiori. Ed è proprio così, quindi sì, c'è la Bibbia, ma c'è anche Omero, Virgilio, Orazio. C'è l'eucologia che risuonava nelle chiese dei frati mendicanti di Firenze e ci sono i racconti che viaggiano tra una sponda all'altra del Mediterraneo, ed è proprio per questo che Andrea Celli descrive la Divina Commedia come un poema mediterraneo, perché viaggiano i mercanti e viaggiano i frati, viaggiano le merci e viaggiano i racconti, e queste storie poi che viaggiano, si mischiano, diventano meticce. Denis Altunbaş, che tra le altre cose ha anche tradotto in turco il Liber Peregrinationis di Ricordo da Montecroce, e racconta come c'è un testo medievale latino, a visione di San Paolo. Questo testo, man mano che viene ricopiato, a un certo punto incomincia a riportare il ponte attraverso il quale passano le anime dei defunti in attesa del giudizio. È il ponte di Assirat, che è un elemento tipico della escatologia musulmana. E non è così forse anche per l'altra opera per eccellenza della cristianità medievale, la grande opera in questo caso teologica, quella di Tommaso d'Aquino, perché Ibn Rushd, Averroè, Ibn Sina, Avicenna hanno lasciato il loro marchio su quella che è la somma della teologia cristiana medievale. I racconti viaggiano, e la storia del viaggio celeste di Maometto non viaggia solamente in Occidente, ma viaggia anche in Oriente, raggiunge l'Anatolia, raggiunge l'Asia centrale, viene appropriato poi da quella che è la cultura turca. E questa è un'avventura, o l'avventura di questo racconto, che ci racconta in maniera splendida Ayşe Celebiolu. I racconti che viaggiano poi vengono seminati, vengono raccolti e, ispirando cantori e poeti, generano nuovi racconti. E uno di questi è proprio la Miraj, composta dallo Sheikh Galip Dedè, sepolto nella Tecchia Sufi di Galata, a pochi metri di distanza dal nostro convento. Un altro poema imparentato con la Divina Commedia è la lettera sul perdono di Ala al-Marri. In questo caso abbiamo ancora una volta un viaggio in cielo, il protagonista è ancora una volta un poeta, ma non si tratta di una figura che rappresenta l'autore, ma al contrario un nemico di Abu al-Marri, che al-Marri spedisce in paradiso per fargli vedere chi ci sta veramente in cielo. Questo viaggiatore celeste scopre che in paradiso non ci stanno solamente poeti religiosi, poeti che hanno cantato le lodi di Dio, ma ci stanno anche molti poeti al contrario licenziosi, che però, e questo ce lo dice Elif Tokai, hanno avuto il merito ricompensato da Dio di perpetuare la memoria di persone a loro contemporanee. Questa lettera poi del perdono fu
tradotta qualche anno dopo la pubblicazione del libro di Asim Palacios in turco da Zeki Megamis, un intellettuale siriaco che ora è sepolto nel cimitero di Feriköy a Istanbul, il cimitero cattolico di Feriköy, e che sottotitolò la sua traduzione proprio, e non a caso, Divina Commedia. Le narrazioni circolano di bocca in bocca, vanno a costituire la nostra immaginazione, quindi anche la nostra identità, e però non vengono acquisite in maniera passiva, ma vengono filtrate secondo la storia e l'identità di chi le ascolta. E così è anche per Dante. È così che Dante si percepisce, spiega Niccolò Maldina, percepisce il proprio ruolo di personaggio, ma in questo caso forse è difficile distinguere il personaggio dall'autore, e si percepisce come un profeta, e come un profeta che visse qualche secolo prima di lui, un altro profeta medievale, San Domenico di Caleruega. Così anche Dante convola a nozze, questo ce lo racconta Gianni Festa, con la fede nel momento del proprio battesimo. L'identità di Dante è quindi profondamente cristiana, ma capace di integrare, di fare sintesi anche di narrazioni, racconti che sono estranei a quelle tipiche della società cristiana. Anna Pegoretti ci suggerisce un'immagine molto bella, no? Per cui nel cielo dei teologi, dei sapienti, Dante vede tutti questi personaggi che, nonostante le loro differenze, i loro dibattiti, danzano in armonia, in cerchio, e questo esprime molto bene il desiderio di Dante di fare sintesi. Oppure ci troviamo, come dice Luca Patrizzi, di fronte a una figura che oltrepassa i confini tra le diverse religioni, una figura che oltrepassa i confini tra sacro e profano, che è profondamente implicata nelle questioni del suo tempo, una figura, uno spirito, diciamo così, universale, come ci sono stati tanti nella storia, uno dei quali, ad esempio, poteva essere Ibn Arabi. Ibn Arabi, che è poi l'autore che Asim Palacios cominciò a studiare e che poi ispirò la sua scandalosa ipotesi. E però le rivelazioni meccane di Ibn Arabi sono un testo totalmente diverso da una commedia o anche da un viaggio di carattere esoterico. Sono un viaggio spirituale, sì, ma profondamente radicato nell'antropologia islamica e nella lettera del Corano. C'è però, spiega Ali Kurt, un tratto che ricorda molto Dante, un'affinità. Per Ibn Arabi c'è una solidarietà tra noi qui sulla terra in viaggio e tra i santi e i profeti del cielo. E questa solidarietà che Dante poi rimarca quando fa spiegare a Virgilio l'importanza dell'intercessione per le anime del purgatorio. E lo stesso Virgilio ricorda la differenza tra l'implacabile giudizio delle divinità pagane e la misericordia cristiana. E su questo punto forse siamo costretti a ricordarci che, nonostante tutto, il mondo dell'Islam ci è molto più vicino di quanto non lo sia quello dell'antichità pagana. La questione però può essere affrontata anche dal lato dell'opera piuttosto che dell'autore. Cioè siamo davanti a un'opera che esprime la tradizione con la T maiuscola, quella tradizione che soggiace a tutte le tradizioni con la T minuscola che appartengono alle religioni del mondo. E questa è l'ipotesi di René Guénon, che Ismail Tashfina spiega bene. O piuttosto la Divina Commedia è costruita su delle intuizioni naturali che sono comuni a tutti gli uomini e alle donne per il semplice fatto di avere la stessa natura umana, come dice Anna Pegoretti. O ancora, questo appeal universale della Divina Commedia è forse dovuto al fatto che la commedia è il grande poema dell'amore, questo sentimento che condividiamo tutti e capiamo tutti. In una fase della storia in cui la tesi dello scontro
di civiltà sembra vincente, in cui le nostre identità si definiscono in maniera contrappositiva, in cui anche le conversioni all'Islam o al cristianesimo sono fatte quasi contro, piuttosto che essere delle risposte a una chiamata ad essere più pienamente uomini e donne, una tesi come quella di Asim Palacio è appunto scandalizzante. Come può un testo così profondamente cristiano essere stato ispirato da dei racconti islamici? E come può un testo così profondamente cristiano essere letto, compreso e amato da persone che non sono cristiane? Ma forse è proprio in questa fase della storia che è importante ricordarci della nostra comune umanità, del fatto che siamo fratelli e sorelle, che proprio in virtù di questa comune umanità possiamo comunicare gli uni con gli altri anche al di là delle nostre differenze linguistiche e culturali. È attraverso la nostra comune umanità che possiamo provare empatia gli uni per gli altri e in qualche modo sentirci ancora fratelli. La coscienza della comune appartenenza all'umanità, alla fraternità umana, è stata ben espressa da quelle famose parole di Terenzio: sono uomo e nulla di umano mi è alieno. E questa coscienza della nostra comune umanità era ben presente a Dante, a Tommaso e, per rimanere in casa domenicana, anche ad esempio a quel Bartolomeo de las Casas che sull'isola di Spagnola urlava che anche gli indios sono esseri umani, che hanno un'anima. E però questa memoria, la memoria della nostra comune umanità, sembra essere poi stata dimenticata dalla modernità, la modernità dei nazionalismi e dei genocidi. E la modernità pare non finire, continua nei ridicoli dibattiti su quanto bisogna amare gli stranieri rispetto agli altri, sulle agghiaccianti dichiarazioni su quanto valgono le vite dei palestinesi, e fossero solo le dichiarazioni, o le ultime leggi che determinano che in fin dei conti alcune vite non valgono la pena di essere vissute e possono essere, per così dire, terminate. Ecco che la poesia di Dante, di Almari, sia quel farmaco che ci cura dall'oblio della nostra comune umanità.